Da molti anni la Società Teosofica Italiana e la Società Teosofica Svizzera collaborano nel mese di marzo all'organizzazione e realizzazione di un seminario di studi teosofici che viene ospitato a Monte Verità all'Hotel Ascona in Canton Ticino, proprio alle pendici di quel Monte Verità dove, soprattutto nei primi anni del Novecento, si è sviluppata una sperimentazione di tipo utopistico di grandissimo rilievo spirituale, artistico, umano, in cui una serie incredibile di persone ha dato vita appunto ad una sperimentazione che voleva contribuire a creare un uomo nuovo, un uomo più in armonia con la natura e con le leggi del cosmo. Non è un caso che la Società Teosofica si ritrovi qui, anche perché quella sperimentazione di Monte Verità fu una sperimentazione fortemente influenzata dal pensiero teosofico e dall'azione della Società Teosofica. Quest'anno il tema scelto per il seminario è quello del rapporto fra arte e teosofia e naturalmente questo rapporto dell'arte con la teosofia è vista anche, diciamo, con una chiave di lettura che coinvolga la società teosofica. Per molti decenni questo tema dello spirituale nell'arte è stato un po' tenuto in sordina, e però devo dire che negli ultimi decenni molti studiosi hanno cominciato ad approfondire il tema dell'influenza che il pensiero teosofico ha avuto in alcune correnti artistiche del Novecento. Si pensi al futurismo, si pensi naturalmente all'astrattismo, si pensi poi a tutta l'opera che dai futuristi da un lato, ma anche con il coinvolgimento di Kandinsky dall'altro, ha dato vita a movimenti in cui obiettivamente l'artista rifletteva, diciamo, in scienza e coscienza, realizzando delle opere che avevano valori simbolici o meno, ma che comunque non tenevano conto soltanto della realtà percepita dai sensi o rappresentata o immaginata, ma anche teneva conto di una realtà ineffabile, di una realtà spirituale. Per questo abbiamo voluto quest'anno dedicare a questo tema il seminario di Ascona, e lo facciamo e lo abbiamo fatto nell'organizzazione coinvolgendo soggetti diversi, persone diverse, in modo che il tratteggio di queste giornate potesse rappresentare da un lato un approfondimento anche della concezione, chiamiamola teorica, dal punto di vista teosofico, soprattutto nel pensiero di Elena Petrovna Blavatsky, ma che declinasse poi in approfondimenti che andassero a coinvolgere soggetti e artisti diversi, proprio qui sul Monte Verità, dove per principale merito di Andrea e Greta Biasca Caroni c'è stata anche la grande riscoperta di Luigi Pericle Giovannetti, questo artista vissuto proprio anch'egli a Monte Verità, e la cui opera, diciamo, in questi anni sta per essere valorizzata pienamente, come naturalmente questo artista merita. Quindi vivremo delle giornate attraverso delle riscoperte, e vivremo delle giornate anche attraverso degli approfondimenti, diciamo, di tipo spirituale. È chiaro che questo è una sorta di vaso di Pandora che verrà scoperchiato e che farà emergere tantissime connessioni fra artisti e correnti artistiche dell'8-900 e ovviamente anche di questo secolo, diciamo, con il pensiero spirituale in generale
e ovviamente per quella parte che più ci interessa di connessione ovviamente con il pensiero teosofico. Sullo sfondo ci sta una considerazione, che è quella comunque che l'arte, il processo artistico, il processo creativo si lega comunque alla dimensione del bello e si lega anche alla dimensione del buono, e naturalmente attraverso questa ricerca che coinvolge il bello e il buono, l'artista e l'arte ha la possibilità di essere un autentico veicolo di conoscenza della dimensione del vero. Quindi tutto questo fa sì che l'essere umano attraverso l'arte abbia la possibilità di investigare le regioni, diciamo, del proprio io più profondo, e che attraverso l'arte e attraverso l'opera degli artisti ci sia la possibilità di arricchire quello che è il nostro percorso umano e spirituale. Sono certo che il seminario di Ascona riuscirà a raggiungere, diciamo, questi obiettivi, e attraverso la declinazione dei diversi interventi andremo a costruire una sorta di collage in cui la connessione tra l'arte e la teosofia, la connessione tra l'arte e la spiritualità, tra l'arte e la bellezza emergerà in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza.